Amici, ben ritrovati alla nostra sessione di domande e risposte di oggi. Come vedete questa situazione? Oggi sarà un po' il tema. Prima reazione della domanda, dopo il dump catastrofico di ieri, capitolazione in piena regola. Cosa vi aspettate adesso? Questa è un po' la domanda di oggi. Ditemi la vostra e io torno subito da voi. Nel mentre vi ricordo allora innanzitutto di seguirmi su Telegram, ragazzi, perché lì ci aggiorniamo più velocemente in tempo reale. È vero che in questi giorni abbiamo fatto live praticamente quotidianamente per seguire un po' questa folle situazione, ma lì potete seguirla in tempo reale con noi, che il nostro team soprattutto, che vi condivide le notizie tutti i giorni. Ogni mattina abbiamo l'analisi di mercato che vi mostra un po' qual è la situazione con i livelli chiave, gli scenari possibili. Insomma, se volete rimanere aggiornati in tempo reale in questa situazione bella frizzantina, link in descrizione, è completamente gratuito. Seconda cosa, ragazzi, ultima chiamata, lezioni iniziano mercoledì, workshop trading base. Mercoledì alle 18 prima lezione, poi saranno 4 lezioni da 2 ore l'una. L'obiettivo è acquisire le basi per imparare a fare trading in modo strategico, in modo rigoroso, non a caso, con metodo, ok? Che è l'unico modo serio per farlo appunto nel tempo con profittabilità. Anche per chi parte da zero, soprattutto per chi parte da zero, si parte proprio dalla gestione degli strumenti del trading fino al flusso operativo su diversi orizzonti temporali, si va dal backtesting fino alla teoria che c'è dietro e ovviamente alla parte poi direttamente operativa, stesura del trading plan, come raccogliere i dati, analizzare i dati, tutto quello, ragazzi, che c'è da sapere. Anche per questo link in descrizione. Ok, ora torno assolutissimamente da voi. Eccoci qua e via con le domandozze, fatevi un po' sentire. Nel mentre parto anche con la live su TikTok, così non lasciamo fuori nessuno. Per me arriverà un punto e si stabilizza poi una bella lateralità. Sai che se dovessi scommetterci lo farei anch'io? Da un punto di vista fotografico consiglio di cambiare lo sfondo, uno sfondo più neutro. In che senso? Rispetto al grafico? Non ti piacciono i grafici che scendono? Rimbalzo del gatto morto, dobbiamo arrivare a 50k. E vediamo. L'impostazione ovviamente rimane ribassista fino a prova contraria. Adesso poi andiamo a vedere i livelli di prezzo da recuperare. E fino ad allora ovviamente il consiglio rimane il solito, no? Di non farsi prendere dall'emotività, che in questo caso l'emotività potrebbe farci pensare che sta ripartendo, quindi frenatela anche in questo caso, mi raccomando. Lo sfondo della tua camera è il mio studio, ragazzi, il mio ufficio, non è la mia camera. Portate rispetto per il mio ufficio. Non ti piace? Dai, l'ho setappato tutto apposta, ci ho incastrato tutto con la mitica Kallax, ragazzi, dell'Ikea. E potrebbe ripartire da qui? Ma sei serio? In ogni bear ci sono queste candele, una rondine non fa primavera. Brother, l'ho appena detto. Ma perché leggete solo i titoli e non ascoltate? Ma c'è questo non so, c'è veramente limite. Ragazzi, vi prego, ascoltate, non leggete solo i titoli, ascoltate anche il contenuto. Basta che ascoltate 2 minuti di contenuto, basta quello. Mamma mia che fatica, veramente, comunque quando ci sono queste situazioni di mercato il livello medio si abbassa in una maniera incredibile, cioè leggendo i commenti me ne rendo conto. Cioè bisogna proprio ripartire da zero, ripartire assolutamente da zero. Il nostro amico Fibonacci cosa dice? Riguardo a cosa? Non ci ho guardato. Questo movimento è comunque strano, si sta muovendo tutto molto più velocemente del 2022. Beh, ma sai, quando ci sono le capitolazioni, come in questo caso, poi c'è un assestamento e poi c'è da vedere come va a finire l'assestamento. Dipende molto da quello. Adesso vediamo tutte le situazioni possibili nella fase di analisi, però scivolacci più che altro. Il volume di oggi era molto alto, è vero, il volume è molto alto, ma infatti sai come la vedrei io? Secondo me ha senso, adesso vediamo come chiudiamo innanzitutto, perché magari adesso assorbiamo
completamente anche il movimento e chiudiamo tutto Upper Shadow. Però il discorso che dicevo è compattare la candela di oggi e di ieri con un'unica candela, cioè come se fosse una candela di dip e assorbimento. È la candela classica di capitolazione, e che ovviamente da sola non basta per parlare di ripartenza, però spesso e volentieri crea un low locale perlomeno. Ora vediamo, se la domanda vuole farsi vedere è il momento in cui lo deve fare. E ha senso fare un'analisi sulle operazioni delle whale? Bah, fino a un certo punto, cioè secondo me ha senso fare un'analisi di vedere riguardo a come si muovono, e per il resto vedere i loro movimenti, cioè si muovono un po' come si muove il mercato, non è che non ti dice grandi cose. Hai visto le alt quanto stanno estendendo? Ho visto, stanno seguendo parimenti Bitcoin, perché in effetti, cioè se tu ci guardi, dov'è? Tac. Questo qui delle alt, cioè il grafico delle alt è abbastanza orizzontale, cioè abbastanza piatto. Ma anche ieri, paradossalmente, giornata di panico, ieri le alt non hanno dampato. Più di Bitcoin, intendo ovviamente, contro Bitcoin, nota bene, non è che dico che non hanno dampato in dollari, chiaramente dovete contestualizzare tutto. Hai saputo di Binance? Pare che sia di nuovo nei guai, ma perché? Che guai, ragazzi? Cosa sta succedendo? Perché ci sono tutti sti romanzi in questo periodo? Aiuto, aiuto, mamma mia. Cioè, tra i discorsi su Epstein, che è Satoshi Nakamoto, che voleva controllare Bitcoin, non so che roba. Poi cos'è che c'era? Dio santo, ne ho lette di tutti i colori in sti giorni, di tutti i colori. E Binance nei guabò, non lo so ragazzi, veramente, cioè leggo dei romanzi incredibili. Previsioni su Ethereum, ragazzi, Ethereum dipende, la CIA, esatto, pure quello, la CIA. Ethereum segue molto Bitcoin, c'è da vedere come si stabilisce. Adesso il mio consiglio è di non perdere tempo guardando i discorsi di, come si dice, delle altcoin, concentratevi su Bitcoin. Toto Bottom? L'abbiamo fatto ieri il Toto Bottom, ragazzi. L'abbiamo fatto ieri. Lo sanno tutti che Satoshi sei tu in realtà. Sì, ragazzi, ma ve l'ho già detto varie volte. Ho detto adesso prima o poi facciamo un airdroppino di 1 milione di Bitcoin e via. Secondo me questa volatilità con Epstein non c'entra niente, ma non ha senso che infatti che c'entri, cioè non ha nessun senso. Era veramente una notizia buttata lì per creare panico basandosi sull'ignoranza della gente. Ma guarda che c'era tanta gente convinta, tanta gente convinta di quelle robe lì. Cioè, ma leggevo veramente, oh, ma tu non hai letto, non vedi? Bravo, continua a comprare Bitcoin, che c'è dietro questo, qua. Cioè, ragazzi, mamma mia, mamma mia. Allora, crollo a parte, le stablecoin sono molto simili alle fiat, ma come mai nelle sezioni earn ci sono dei rendimenti più così alti? E perché? Dipende quali sezioni earn intendi, innanzitutto, Però tendenzialmente quell'earn arriva da altre tipologie di flussi, del tipo prestito ai margin trader, se è sugli exchange, quindi dipende dalla domanda dei margin trader. Sulle piattaforme DeFi dipende dalla domanda di prestiti, quindi ovviamente non dipende dai tassi delle banche centrali, ecco. Strategy oggi ha fatto un rimbalzone, sì, ovvio, Strategy si muove parimenti a Bitcoin e via. Guarda la discrepanza degli inflow e outflow ETF BlackRock, si muove qualcosa. Ma ragazzi, posso dirvi la verità riguardo agli ETF? Cioè, allora, non andate a guardare il dato, facciamo questo gioco. Non andate a guardare il dato di ieri, indovinate quanti outflow ci sono stati. Facciamo questo gioco, provate a indovinare. L'airdrop di OpenSea? Beh, ragazzi, cioè OpenSea, veramente c'è gente che ancora segue gli NFT? Non so. Mi sembra poco interessante. Oh, sparate, mi raccomando, sparate assolutamente il Toto Outflow, Voglio vedere cosa vi immaginate. Io mi immaginavo tipo 1,5 miliardi di outflow e via.
Come mai CRO, nonostante sia un token di un exchange proprio, di una blockchain propria, segue molto Bitcoin? Come tutto. Perché, ragazzi, tutto il mercato segue Bitcoin. Comunque, ragazzi, no, cioè, probabilmente come ho posto la domanda vi ha fatto aspettare dati diversi. In realtà il dato effettivo sugli ETF è meno 434 milioni ieri, che per una giornata di capitolazione secondo me è... cioè mi aspettavo peggio, obiettivamente. Mi aspettavo molto ma molto peggio. E sono curioso di vedere i dati di oggi. Target a ribasso per Bitcoin fine bear. Ragazzi, guardate, abbiamo fatto il gioco un po' di tempo fa di immaginare con la sfera di cristallo i livelli, e i livelli diciamo più critici che ci eravamo immaginati erano la zona ETF, 40-45 mila. Però, ripeto ragazzi, non prendetelo come previsioni, non si può fare previsioni sul futuro. Vi prego di internalizzare, fare pace con questa cosa. Non si può prevedere il futuro. Mi spiace darvi questa brutta notizia. Magari qualcun altro vi dice che in realtà si può, seguitelo, poi mi saprete dire, tra un anno o due mi saprete dire se è riuscito sempre a prevedere il futuro. Nei 12 mesi a 30k c'è una doppia candela da fillare. Nei 12 mesi a 30k? Dove sta? Cioè sul grafico annuale mi stai dicendo? Allora, mi serve un grafico un po' più longevo. A 30k qua c'è una doppia oddio, no, vabbè. Non mi sembra un livello così cruciale. Vediamo anche questo mensile come lo chiuderemo. Sono molto curioso perché sul mensile, guardate, stiamo testando il supporto macroscopico. La Trump Zone, 71.000. Trump Zone, poi abbiamo 58,8 sul mensile, la ETF Zone alla 40,44. Questo è il nostro grafico cinese con i livelli di lungo termine. Opla, cancelliamo un po' di scarabocchi. Sotto 50k difficile. È difficile ma non impossibile, ragazzi. Sempre mai impossibile. Allora, conviene utilizzare euro o dollaro? In che senso? Ma io preferisco USDT, USDC, dove c'è più liquidità. Tu fai trading? No, io no, non so fare trading, ragazzi. Non faccio trading, io sono un investitore. Secondo me gli investitori in ETF sono più strutturati, è un mercato più maturo, forse non si fanno sorprendere con lo stesso panico degli altri. Beh, guarda, mi viene da pensare anche a me. Hai sentito parlare di Evoxum? No, ma lo vedo sempre nei bot dei commenti, quindi sicuramente è uno scam. Sapete quei bot che commentano che io li cancello, un secondo dopo ricompaiono, non ne posso più, è un incubo. Voi ogni tanto mi dite, nei commenti c'è pieno di bot, ragazzi, credetemi, ma appena li cancello, io li cancello in massa, che sono tipo 70, e 5 minuti dopo ricompaiono. È micidiale, uno di quelli spammava Evoxum, quindi sicuro è uno scam. 100%. E entro lunedì torna sui 75-80. Vedremo. Tra l'altro, ragazzi, sul mensile non c'è stata una candela verde durante questo rimbalzo. Cioè, ciao rimbalzo. Durante questo inciampo, volevo dire, non c'è stato un rimbalzo. E dove compri Bitcoin e dopo averlo comprato lo sposti su Ledger? Sì, assolutamente. E dove li compri? Su un exchange affidabile, su Binance, su Coinbase, su Kraken, su Bybit. Sono tutti abbastanza analoghi come commissioni. Se tutto va bene siamo rovinati. In che senso? Ultimamente mi sto sovraesponendo su Bitcoin. Antonio, fai il bravo, mi raccomando. Non ti sovraesporre che poi te ne penti. Tutto ciò che scende in fretta risale in fretta. Non è detto. Non è assolutamente detto. E Antonio come Sailor, esatto. Però Sailor usa soldi altrui. Mi raccomando, non esagerate. Ragazzi, vedremo. Volevo chiederti, pensi che sia importante continuare una strategia che è iniziata agli all time high e continuarla per il lungo termine? Ragazzi, la strategia è fatta per essere continuata, perché dipende dalla strategia poi.
Perché se la strategia è, come dire, di agnostica alla fase di mercato, sì. Se la strategia varia al variare della fase di mercato, ovviamente devi adattarti, però l'importante è non improvvisare, ecco, di non dire ok, adesso scende, quindi questo lo cambio, però poi risale, quindi ricambio ancora. Mi raccomando, la strategia è un pack mensile molto banalmente. Allora, cioè, non lo so, io... Perché sai qual è il problema? Quando uno fa un pack che deve essere un pack standard, no? Se uno fa un pack standard e dice io voglio continuare così, questa è la mia strategia, punto, allora la deve fare sempre, perché se magari salti un mese e quel mese lì magari perché è inciampato e dici no, secondo me continua a scendere, quindi stacco per un po' e poi anziché scendere sale, e tu hai perso, cioè non so come dire, hai perso il momento migliore per continuare a fare la tua accumulazione, cioè non so come dire. Basta veramente perdere uno o due ingressi che... come dire, cioè non so neanche come spiegarmi, però statisticamente proprio perdere 1, 2, 3 mesi di pack ti va ad alterare completamente il risultato. Se dovessi stimare in quanto tempo potrebbe recuperare il top passato ed eventualmente dove potrebbe arrivare, ragazzi, come si fa a sapere? Dipende da tante casistiche, perché ti dico, adesso non è neanche paragonabile con i bear market passati ancora, perché abbiamo solo una leg down. Tra l'altro abbastanza diversa, perché guardate sul mensile, il bear market del 2021, del 2022, ha avuto comunque una leg down mensile, l'equal low, il rimbalzo sull'equal low e poi l'altra leg down. Qui invece abbiamo avuto un'unica leg down, cioè è vero che comunque qua vedete abbiamo comunque avuto un po' un rimbalzo, e poi l'altra leg down, però è molto diverso, quindi anche farti il confronto. Ecco, una cosa che ti posso dire è che spesso e volentieri, cioè è difficile che ci siano delle ripartenze immediate. Se tu ci guardi, i bottom molto spesso, soprattutto dei bear market prolungati, sono laterali. Quindi è un po' da vedere. Io non ho capito se davvero i wallet di Nakamoto sono stati movimentati recentemente. Oddio, un altro romanzo. Dove l'hai letto? Ma chi è che mette in giro ste voci? Che Satoshi Nakamoto ha movimentato i wallet recentemente. Ti prego, dimmi dove l'hai letto, che voglio sapere chi mette in giro ste cazzate. Comunque no, non è vero assolutamente. Non è vero nulla. Vendendo ai massimi potevo guadagnare 40k, invece sono in perdita. Come combattere i sensi di colpa? Guarda Pasquale, giocando ieri i numeri che sono usciti oggi al Super Enalotto potresti essere milionario. È semplicemente così, cioè non ha senso guardare a quello che avresti potuto fare col senno di poi. Non puoi prevedere il futuro, ricordatelo. Non puoi assolutamente prevedere il futuro. Quindi non pretendere di farlo, cioè non puoi sapere quale sarà il top, quale sarà il bottom, perché, cioè, davvero, finché non ci sono dei segnali chiari, non si può. Quando collegherai i cipini a BitCashback? Sono già collegati, ragazzi, sono già assolutamente collegati. Non lo sapevate? No, vi prego, non potete cadermi su queste cose. Se voi andate su, guardate, collegati a BitCashback, devi fare il login e ti dà una chiave, cioè tu puoi spendere 3000 cippini per avere più 100% di cashback per un mese. Cioè non so se mi spiego, ma il doppio del cashback in Bitcoin su BitCashback per un mese. Cioè praticamente è una magia, trasformi i cippini in Bitcoin. Questa è magia. Praticamente devi andare su BitCashback nel tuo account, incollare la chiave che generi dopo che crei il bonus e hai il doppio del cashback su BitCashback. Sapevatelo. Non lo sapevate? Lo so, adesso lo sapete, mi raccomando. Mi raccomando. Io penso a una chiusura del mensile sopra i 76k e mi viene una FOMO indescrivibile. Perché? No, ragazzi, comunque allora... sopra i 66k, diciamo che chiudere un mensile così tutta shadow non sarebbe male,
Però considera anche che avremmo comunque fatto un lower low e che arriviamo da 4 mesi rossi, quindi non basta per sancire la ripartenza. Sul mensile per sancire la ripartenza c'è un po' da superare questo blocco qui, cioè sopra i 102.000, obiettivamente. Mi hanno consigliato per acquistare Bitcoin la piattaforma Young Platform, cosa ne pensi? Guarda, io personalmente ho un conto aziendale su Young Platform, lo uso e ti consiglio nel caso Young Platform Pro, così abbassi tantissimo le commissioni, perché altrimenti l'unico contro sono le commissioni un po' alte. Pensa se era una bear trap enorme, la più grossa della storia. Tutto è possibile, tutto è possibile. Bitcashback anche per hotel? Dovrebbe esserci. Adesso non mi ricordo perché non sono più loggato forse. Però se voi andate... No, non sono loggato. Dunque, categorie viaggi. No, c'è proprio hotel. Qua c'è un bel po' di roba. Vedete? C'è trip.com, Expedia, hotels.com, B&B Hotel, cioè ce n'è, ce n'è. E con i cippini raddoppiano. Tra l'altro oggi è il Surprise Day, sono raddoppiati già di loro. Vabbè, no off topic. Allora, 21 minuti, oggi volevo farla breve. Volevo farla breve perché ci siamo visti anche ieri. Ma io che ti seguo sempre su Twitch, come li prendi i cippini? Alla fine della live li do. 4 candele rosse mensili ci portano davvero dai dinosauri. Ci vuole una bella forza lato domanda che ci riporti su. È divertente partecipare in live, per via del lavoro ti seguo da anni solo su YouTube. Sì, lo capisco, è più divertente, dai. È più divertente perché c'è un po' più di meme, spariamo 2 cavolatine, intanto rispondo alle vostre domande, dai. Cose serie ma con leggerezza e divertimento. Che ne pensi di come stanno andando oro e argento? Beh, sono praticamente meme coin, cioè guarda che roba pure l'argento. Ti sembra normale? Totalmente folle. Accumulatore seriale in questa situazione ci sguazzo. Sì, eh sì. Ho letto che entra anche il Vaticano ora. Sì. Mamma mia, che ne pensi dei token basati sull'intelligenza artificiale? Ci avevo fatto un video un po' di tempo fa e non, cioè per me erano pura speculazione. Pura speculazione. Dopo anni e anni sull'annuale è la prima volta che non facciamo 3 candele verdi di fila, è vero, assolutamente vero. Però guarda, torniamo pure su dov'era? Qua. Eccolo. 12 mesi. Allora, considera che di solito, scusate ma sto grafico è abominevole. Di solito abbiamo 1, 2, 3, assorbimento e rossa. 1, 2, 3, assorbimento e rossa. Qui abbiamo 1, 2, assorbimento già rosso, quindi è come se avessimo fatto, non so, immaginatevi tipo così, con assorbimento e poi la successiva più rossa. Cioè, cambiano un po' le tempistiche ma non la sostanza, in altre parole, ecco, questo è. Ci sono modi per comprare ETF su Bitcoin in Italia, ci sono gli ETP su Bitcoin in Italia. Ci sono gli ETPs. Allora, bene ragazzi, io chiudo la parte di Q&A e parto subito con la fase di analisi. Visto che ci siamo sentiti tutti i giorni,